Ciao, sono Giacomo Rossi, io sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad analizzare per la prima volta i Disturbed con The Sound of Silence. Qui tra l'altro è una versione live cantata con Myles Kennedy. Quindi c'è questo duetto tra David Draiman dei Disturbed e Myles Kennedy. Chi è Myles Kennedy? È il cantante degli Alterbridge, cantante di Slash, ha veramente tante collaborazioni all'attivo, veramente un cantante eccezionale. Conosco entrambi questi cantanti incredibili, conosco la band Disturbed, conosco questa versione, ma non ho mai ascoltato questa versione live, quindi vorrei analizzarla insieme a voi, soprattutto dal punto di vista tecnico, per andare a capire cosa fanno vocalmente. Prima di iniziare vi chiedo però per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare commenti tecnici di analisi vocale, ma se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo ad ascoltare insieme. Ladies and gentlemen, we have a special treat for you tonight. For tonight's performance of The Sound of Silence, joining us on the stage to be the Art Garfunkel to my Paul Simon tonight, please welcome Mr. Myles Kennedy. Eccolo. Now fire up those lighters and those cell phones and hold them up in the air, people. Now's the time. Tra l'altro, ascoltate che timbro profondo che ha David Draiman quando parla. Lui è veramente un baritono. Lui è un baritono, a differenza di Myles Kennedy, che io credo che sia più un tenore come tipologia di voce, anche se come sapete queste classificazioni mi lasciano sempre un po' scontento, perché non sono mai adeguate per definire questi cantanti che cantano un genere moderno. Queste sono classificazioni del canto classico, però si sente che già dal parlato David Draiman ha veramente la voce da baritono, ha veramente tantissime basse, eppure ha una grande facilità anche per andare in acuto grazie alla tecnica. Ok, è veramente molto molto bravo a raggiungere note acute grazie all'esperienza e alla tecnica. Chiusa parentesi, andiamo ad ascoltare. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Wow. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, and when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Wow. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs and voices never shared.
disturb the sound of silence. Fools said you do not know. Ok, scusate, voglio interrompere perché ci sono successe troppe cose, mi dispiace proprio interrompere questo crescendo incredibile di questa canzone geniale, veramente riarrangiata in una maniera geniale, però vorrei dire alcune cose e poi andiamo avanti e ascoltiamo il finale che so che è pazzesco. Allora, le loro voci si fondono in una maniera incredibile. Si capisce anche quanto siano dei grandissimi professionisti dal fatto che riescono ad armonizzare così in maniera impeccabile. Io non so neanche quante prove abbiano fatto prima di questo live, non so se ne hanno fatti altri simili. Sicuramente l'avranno provata un paio di volte, ma non credo che abbiano fatto chissà quante prove per mettere in piedi questa esibizione. E quindi bisogna avere una grande capacità di adattamento, soprattutto per Miles, che qui sta armonizzando tutto dalla prima nota, della prima frase, ha continuato a armonizzare tutto quanto. Quindi questa è una grandissima citazione, un grandissimo segno di rispetto nei confronti della canzone originale di Simon & Garfunkel, che è tutta così, è tutta armonizzata, però rivisitata in questa chiave nuova, perché come sappiamo la canzone ha una tonalità completamente diversa rispetto alla canzone originale, e quindi anche l'armonizzazione, alcune note che fa sono simili all'armonizzazione che fa Paul Simon, però altre volte invece si deve un po' riarrangiare facendo note diverse, però efficacissimo, veramente bellissimo. Poi magari dico qualcosa anche sui loro timbri, ma veramente wow, a livello proprio di fusione, coesione delle loro voci, incredibile, e dà ancora più valore a questo crescendo che poi avviene dopo. Dopo analizziamo meglio tecnicamente a livello vocale, ma adesso andiamo avanti e concludiamo l'esibizione, perché scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a SuperProf. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su SuperProf c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf. Wow. Silence like a cancer rose. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell, echoed in the wells of
now for Wow. Mr. Miles Kennedy. Wow. Incredibili. Bravissimi, veramente bravissimi. Ho tante cose da notare. Andiamo per ordine. Adesso facciamo un'analisi, se volete rimanere con me per analizzare più nel dettaglio tutto quello che è successo. Andiamo insieme. Tra l'altro io ho fatto la cover di questa canzone, ovviamente nella versione solo Disturbed, e trovate sull'altro mio canale personale, e vi lascio magari il link in descrizione. Mi ero cimentato con lo studio di questo brano che parte bassissimo, veramente bassissimo, ha delle note proibitive, per quello mi focalizzavo anche sul timbro parlato di David Draiman, che ha sicuramente una facilità per andare su queste note, ma sono basse, cioè parte da un Fa diesis 2, no scusate, sì, è un Fa diesis 2, Hello darkness my old friend, cioè sono note molto molto basse e lui le fa con questa potenza, le fa in modo delicato ma ha un suono veramente potente, risonante, pieno. Wow, riascoltiamo questo inizio. Darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Qua spicca tantissimo il timbro di David con tutte queste basse, mentre Miles qui sembra semplicemente un corista, diciamo, gli dà supporto aggiungendo questa armonizzazione molto ben fatta, però protagonista in questo caso è proprio la melodia principale. Poi man mano che cresce l'intensità del brano, anche Miles, nonostante continui ad armonizzare, quindi non fa mai la voce principale, comunque diventa più protagonista anche lui e sembra quasi che si scambino tra di loro, no? In certi punti spicca di più Miles e in altri invece spicca di più David. Molto interessante anche questa cosa, funziona benissimo, è per questo che dicevo prima, è una coesione perfetta dei loro timbri, hanno due timbri completamente diversi. Sentite dopo, andiamo avanti, sentite gli armonici che producono le loro voci, sono completamente diversi. Miles ha questi armonici acuti, squillanti, taglienti, perché ci mette anche lui tutto questo twang, ok? Poi va su note anche più acute, quindi per loro natura vanno a essere molto più squillanti, mentre David ha un suono molto più corposo, ricco di basse, anche poi quando va in acuto, e quando va in acuto distorce anche la voce, David Draiman, quindi hanno proprio due timbri molto diversi e si fondono perfettamente. Andiamo avanti. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Qua Miles è leggermente calante, ma è normale che sia così, sono dal vivo, ok? E ha fatto veramente pochissime note calanti, imprecise, se ci pensiamo, in un'esibizione così di 5 minuti in cui deve armonizzare tutto. Non so neanche cosa lui senta in quel momento, non vedo se ha delle cuffie o sente dalla spia. In ogni caso, quando ci sono questi palchi così grandi, con tutte le persone, questa folla oceanica di persone che cantano insieme a te, è molto difficile mantenere l'intonazione, soprattutto se stai armonizzando in questo modo. E quindi è incredibile che abbia fatto solo delle piccolissime imperfezioni qui nell'inizio, perché sta cantando anche molto piano con questo soffiato, quindi è diventato leggermente calante, ma quasi non si nota, cioè lo noto io perché ho un orecchio da nerd della voce, ma è veramente un'imperfezione quasi impercettibile, quindi veramente incredibile, come una performance da paura. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless streams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Ok, bellissimo. Capite anche la capacità di adattarsi dal fatto che alcuni fraseggi ritmici sembra quasi che non stessero andando insieme per un momento, perché Miles magari stava partendo leggermente prima, ma poi si è corretto immediatamente e non ha fatto capire l'errore. Stava per sbagliare, ma si è fermato immediatamente per evitare di farlo sentire. C'è stato un momento qui.
because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain. Sentito quel In My Brain? Stavo partendo prima, Miles, ascoltate, a me piace sentire queste imperfezioni perché rendono questi cantanti umani, sembrano dei mostri sacri che non sbagliano mai. In realtà anche lui stava per sbagliare, ma è stato bravissimo a non farlo percepire. Sentite di nuovo In My Brain, che sta partendo una frazione di secondo prima. That was planted in my brain. Ha fatto anche una faccia strana in quel momento, però wow, pazzeschi. Andiamo avanti, dopo mi piace riascoltare, adesso mi piacerebbe riascoltare dove invece David sale di ottava e anche l'armonizzazione di Miles diventa più acuta. Beneath the halo of a street lamp. Vabbè, qua è la stessa armonia che stavamo ascoltando prima, quindi precisamente identica. Andiamo avanti. That split the night and touched the sound of silence. Qui. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. Guardate come sono coordinati anche con la gestualità quando dicono 10,000 people e vanno a indicare il pubblico che è lì per loro, veramente bravi. Anche questi piccoli dettagli fanno anche la differenza e fanno sentire anche il pubblico più apprezzato. Qui, come avete sentito, come nella canzone, proprio nella versione originale dei Disturbed, ovviamente, la voce principale sale di un'ottava e diventa anch'essa più squillante, no? E qui in questo caso anche Miles va ad armonizzare in una maniera più acuta e già qui si sta muovendo su note di passaggio particolarmente alte e qui chiaramente emerge ancora di più questo suono non graffiato, tagliente, che è un po' la sua cifra stilistica. Lui questo twang ce lo mette un po' dappertutto, a volte ne abusa anche quasi, però è veramente il suo marchio di fabbrica. Ecco, tu riconosci immediatamente che si tratta di lui ed è anche molto rock, perché è un po' il genere che canta lui, molto hard rock soprattutto, un po' quell'hard rock vecchio stile, no? Un po' anni 70, e si sente un po' quell'influenza nelle sue performance. E qui emerge benissimo, quindi diventa anche molto più protagonista la voce di Miles da questo punto in poi. Andiamo avanti. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never share. Poi guardate che bravi entrambi, come usano gli zigomi, sfruttano la mimica facciale per scoprire i denti e proiettare il suono in avanti e portare la risonanza e la consonanza verso l'alto su queste note che sono acute per entrambi, ok? Sono veramente molto bravi tecnicamente, due mostri. Con due voci molto diverse, ma a livello tecnico non gli si può dire assolutamente niente. E vi ricordo ancora una volta che questo è tutto live, non ci sono correzioni, non c'è niente, stanno cantando loro con le loro voci così, senza nessun tipo di aiuto. Veramente bravi, bravissimi. No one dare disturb the sound of silence. Fools said you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Qua che cresce l'intensità del brano, si sono alzati entrambi in piedi, anche questa è una scelta molto efficace, riescono a coinvolgere di più anche visivamente con l'attitudine del corpo.
e qui Miles continua a incalzare con queste armonizzazioni che diventano sempre più acute in realtà, e con questo twang. Per chi non lo sa, che cos'è il twang, è una tecnica che va proprio a restringere uno spazio all'interno della cavità del tratto vocale, scusate, sopra le corde vocali, quindi lo spazio si restringe, quindi è come se diventasse un tubo più stretto, e quindi enfatizza questi armonici medio acuti, quindi diventa un suono un pochino più tagliente in questo modo, no? Quindi anche se va su note molto alte, riesce a rinforzare armonicamente queste note grazie a questa tecnica. David Draiman non fa la stessa cosa, perché per rinforzare la sua potenza sulle note alte lui distorce la voce, che è una cosa che già qui fa. Quindi il twang di Miles con la distorsione glottica di David vanno a creare questo muro di suono, questo muro vocale potentissimo, e poi che diventa sempre più potente perché dopo tutta la strofa successiva David la fa tutta distorta. Anche questa è una tecnica che si può imparare, lui è un maestro nel fare questa cosa. Come si fa anche in questo caso? Allora, nel caso del twang basta fare un po' il suono della papera, gne, gne, un po' questo suono qui, ok? Che è un po' sgradevole e anche sgraziato, però è un po' quello il punto di partenza per trovare questo suono. David invece proprio va comunque in qualche modo a restringere qualcosa nella gola, ma va proprio a comprimere sulle corde vocali con l'azione delle false corde. L'ho detto anche in altri video, analizzando altri cantanti che fanno un po' questa cosa, e la tecnica è sempre quella, quindi distorsione glottica, va a chiudere la gola, ok? Come quando fai uno sforzo e fai un po' questo, però lo fai in una maniera controllata e non in una maniera dannosa, ok? Perché se uno stringe e basta, chiaramente si fa del male. Lui invece lo fa in maniera veramente controllata e perfetta, tanto che gli ho sentito fare anche altre performance, ho sentito dei video live in cui addirittura faceva un pezzo dei Pantera e lo faceva con una facilità incredibile, quello è quasi uno scream, ok? Sembra una cosa di questo tipo, ma in realtà la tecnica è sempre la stessa. È veramente un maestro, un grandissimo maestro di questa tecnica, veramente molto bravo. Andiamo avanti e ascoltiamo proprio questa parte. Like silent raindrops fell, echoed in the wells of silence. Wait. And the people bowed and prayed. Sentite il suono di David. And the people bowed and prayed. Fa un po' questo, no? E ha un suono veramente potentissimo. Quando fa l'acuto, quando dice to the young God they made, mi è piaciuto molto che Miles qui non armonizza in acuto, ma armonizza in basso, quindi lascia spazio alla voce di David per fare quell'acuto in distorsione. Ascoltate. Qui. Bellissimo, qua c'è anche il rispetto, no, tra di loro nel lasciare lo spazio che uno merita di avere in quel punto della canzone, e invece scambiarsi in altri punti in cui invece avviene il contrario. Veramente bello, bravissimi, efficacissima questa cosa. And the sun flashed down its warning, and the ones that it was forming. In the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sun. Of silence. Wow. Ok. Fantastico, questo finale è incredibile. Volevo notare solo due cose e poi chiudo qui. La prima cosa divertente è che anche in quel caso Miles si stava dimenticando una parola del testo,
che quell'ultimo è un whisper in the sound of silence. Non se la ricordava e allora ha fatto solo una E, ok? Ascoltate in questo punto. E qui no, dovrebbe dire whisper. Vabbè, era un piccolo dettaglio, come vi dicevo mi piace sentire queste imperfezioni, ma anche in questo caso nessuno se n'è accorto. E poi quell'ultima cosa che volevo notare è proprio l'ultimo of silence, che in questo caso non lo armonizzano, o meglio lo armonizzano di ottava, quindi David fa l'ottava bassa e Miles fa l'ottava alta, e Miles fa questo suono così leggero, sembra quasi in falsetto, ma comunque molto, molto risonante, sempre molto con questo vibrato regolare. Mi piace moltissimo quando canta piano Miles, perché ha questa delicatezza e questa concentrazione di armonici veramente, veramente musicale, molto bella. Sentite un po'. Bellissimo. Of silence. Fa questo Miles qui, ok? Mentre David fa la stessa cosa ma l'ottava sotto, e quindi anche qua si fondono perfettamente, perché uno ha gli armonici acuti, l'altro ha gli armonici gravi. Bellissimo. Ascoltiamo le ultime note finali e poi chiudiamo. Wow, bravissimi, bellissima questa esibizione, mi è piaciuta veramente tanto. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti e quale potrebbe essere la prossima reaction su Disturbed, ma anche su Myles Kennedy. Mi piacerebbe magari fare qualche analisi anche su di lui con gli Alterbridge e non solo. Fatemelo sapere nei commenti. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Non dimenticatevi di abbonarvi se volete ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati e ci vediamo al prossimo video. Ciao!